Immagina di essere chiamato a una riunione che deciderà non solo la tua vita, ma anche quella di miliardi di persone nei secoli a venire. E no, non è una riunione di lavoro, niente PowerPoint, niente caffè, ma incenso, pergamene, e un imperatore romano che vuole mettere d'accordo centinaia di vescovi che litigano su un punto cruciale. Chi è davvero Gesù Cristo? Prima di iniziare questo viaggio, fammi sapere nei commenti da dove stai guardando. E se ti affascina scoprire la storia della Chiesa in modo diverso dal solito, lascia un like. È il tuo piccolo voto al concilio di YouTube. Siamo nel 325 d.C. L'impero romano è vastissimo, ma fragile. Solo 12 anni prima Costantino aveva dato libertà ai cristiani con l'Editto di Milano. Da perseguitati nelle catacombe, ora i cristiani camminano alla luce del sole. Ma c'è un problema. Non tutti credono allo stesso modo. Anzi, c'è una disputa che divide città intere. Da una parte c'è Ario, un prete di Alessandria d'Egitto. Dice, Gesù è straordinario, il figlio di Dio, sì, ma non Dio stesso. È una creatura, la prima e la più eccelsa, ma pur sempre creata. Dall'altra parte c'è Atanasio e molti altri vescovi. Per loro, se Gesù non è pienamente Dio, allora la salvezza stessa perde senso. Come potrebbe una creatura redimere l'umanità? E così, per la prima volta nella storia, un imperatore decide di convocare un concilio universale, non in Roma, non a Gerusalemme, ma a Nicea, nell'attuale Turchia. Più di 300 vescovi rispondono all'appello. Molti portano addosso i segni delle persecuzioni di pochi decenni prima. Occhi cavati, membra mutilate, cicatrici sulle mani. Non sono professori in un'aula universitaria, sono uomini che hanno rischiato la vita per la fede. E poi, il colpo di scena. Entra Costantino. Non veste come un vescovo, ovviamente. Ha ancora l'armatura scintillante, il mantello porpora, la corona d'oro. Non capisce tutti i dettagli teologici, ma ha un obiettivo chiaro. Evitare che la Chiesa, ora riconosciuta, si spacchi subito in due. Tu sei lì, in quella sala immensa. L'aria è densa di incenso, ma ancora più densa di tensione. Ario espone le sue idee con chiarezza. Gesù non può essere Dio come il Padre, altrimenti ci sarebbero due divinità. Dall'altra parte, Atanasio ribatte con passione. Se Gesù non è Dio, allora la croce è inutile, e la fede crolla. Le discussioni sono accese. Alcuni cronisti raccontano persino che un vescovo, San Nicola di Mira, sì, quello che diventerà Babbo Natale, perse la pazienza e diede uno schiaffo ad Ario. È leggenda o realtà? Non lo sapremo mai, ma ammettilo, non ti sorprenderebbe. Dopo settimane di dispute, preghiere e votazioni, il concilio giunge a una conclusione. Con un consenso quasi unanime, 318 vescovi su circa 325, si dichiara che Gesù è della stessa sostanza del Padre. In lingua greca, homoousios. Una parola che farà la differenza tra eresia e ortodossia. Nasce così il simbolo di Nicea, quello che ancora oggi reciti nella messa. Credo in un solo Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Capisci l'impatto? Un testo elaborato 1700 anni fa che milioni di persone, in ogni lingua e continente, ripetono ogni domenica. Ecco perché il Concilio di Nicea non è solo una data in un manuale di storia. È un crocevia tra fede, potere e identità. È la prova che, quando la Chiesa discute, a volte litiga, ma alla fine cerca sempre l'unità. Ora dimmi tu, cosa ti colpisce di più di questa storia? L'audacia di Costantino, la tenacia di Atanasio, o la forza di un testo che ancora oggi unisce miliardi di cristiani? Scrivilo nei commenti, così anche tu entri, in qualche modo, nel concilio. E se questo viaggio nel tempo ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, e preparati. La prossima volta esploreremo un altro capitolo sorprendente della storia della Chiesa.